Ciao a tutti i fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew. Oggi vi parlo del mio nuovo brano Ave Miku che è finalmente uscito. Il motivo per cui vi parlerò di Ave Miku è perché, bene o male, come abbiamo fatto con parole, vi vorrei far vedere, e ci sto ancora con questi paroloni fantastici, però il processo creativo dietro alla creazione di Ave Miku. Il motivo per cui me ne voglio parlare non è tanto come al solito per far vedere quanto so figo che faccio, che so bravo a fare sti brani o quanto so geniale, ma perché molti di voi credo hanno quella che si può definire come la sindrome da foglio bianco. E che è la sindrome da foglio bianco? La presente la sindrome da foglio bianco è quando tu te lo metti a fare un disegno e prendi un foglio bianco, appunto bianco, prendi la matita e però poi non riesci a disegnare perché non sai da dove cominciare. E sta stessa cosa la vedo che succede a un sacco di altri studenti o persone o colleghi che insomma lavorano o cui insegno, tanto che come al solito quando si devono mettere a fare qualcosa non sanno che pesci prende, quindi oggi magari vi parlo di Avemico, così magari cerchiamo di curare sta vostra sindrome da foglio bianco, ok? Allora, per cioè io non sarei mai arrivato al concept di Ave Miku se non avessi fatto prima il brano precedente che era Parole. Allora, quindi vi faccio un mini piccolissimo riassunto perché sì, se non vi dovete andare a vedere il video se non l'avete visto. Allora, il concept dietro a Parole era che Miku, essendo appunto un personaggio giapponese, non parla italiano perché è giapponese e quindi il brano Parole era incentrato su Miku che studiava l'italiano, ok? Quindi Miku che non parla italiano si mette a studiare l'italiano. Ora Ave Miku è il seguito di questa cosa qui, no? Cioè quindi come se fosse un manga, un anime, un film, un romanzo, no? Cioè che il primo capitolo era Miku si mette a studiare l'italiano, no? Quindi dal punto di vista di Miku, no? Nel capitolo 2 Miku che finalmente adesso sa l'italiano che cosa si mette a dire agli italiani. Ok, quindi il concept era questo, no? Io sono partito da questo discorso, no? Cioè, quindi ho ripreso quello che avevo fatto prima e ho cercato di continuarlo, no? Quindi è come quando tu stai sul foglio bianco, disegni un tratto con la matita e poi il tratto successivo, magari invece che metterlo da un'altra parte, e cerchi di metterlo in relazione col tratto precedente. Ah, quindi non vuol dire che necessariamente deve essere attaccato al tratto precedente, no, però quantomeno in relazione al tratto precedente, no? E quindi praticamente Ave Miku, ok? Quindi Miku finalmente che si è imparata l'italiano va dagli italiani e dice adesso che sono italiano finalmente vi posso dire che, ok? Quindi questo era il concetto, no? E la cosa che Miku dice agli italiani è adesso che finalmente parla, adesso dice la prima cosa che Miku dice agli italiani, dice adesso mi divinizzate, mi trattate come se fossi una divinità e ovviamente gli insegna, capito, una preghiera. Cioè non è una preghiera, però prende dice voi adesso mi divinizzate. E allora perché? Allora quindi perché? Poi no? Uno dice ma perché questa qui nella tua testa bagata, brutto stronzo con sti capelli verdi, cretino rincoglionito, perché Miku dovrebbe dire agli italiani adesso mi divinizzate, no? Il motivo è semplice perché allora il panorama italiano musicale che c'è stato ma da tanti anni e c'è tuttora adesso essendo un panorama musicale italiano, si basa su quella che è la cultura italiana. Ok, guarda, è un concetto un po' difficile. Sedete, piatevi una camomilla, che insomma, mo magari vi ci faccio arrivare. Allora, voglio dire, una cultura, ok, una qualsiasi cultura, cioè quindi anche essere italiani, no, è basata su una serie di valori, ok? Che cazzo ne so, nel caso nostro possono essere non ci va di fan cazzo, ci piace mangiare bene, vogliamo essere mafiosi, la vogliamo buttare culo agli altri prima che ce la buttano a culo a noi, insomma è basata su una serie di valori, ok? E quindi anche chi fa musica o chi fa arte o chi fa qualsiasi cosa, e, diciamo, produce musica che bene o male parla di questi valori, no? Cioè, diciamo, più o meno tutti quelli che poi diventano, diciamo, eh, cantanti famosi, più o meno diventano famosi perché la gente che sente i loro brani o le loro cose ci si rispecchiano e quindi capisce che bene o male stanno a parlare tutte e due di tematiche con le quali ci si possono relazionare. E però nel caso mio, cioè, quindi vi sto a parlare quando io ero piccolo e stavo ancora in Italia,
E a me la musica italiana non mi piaceva, ad eccezione credo non ad eccezione credo, no, proprio ad eccezione del Battiato. Battiato era l'unico che mi piaceva perché Battiato non si metteva a parlare di stronzate, ma cercava sempre di affrontare discorsi molto, molto seri e comunque molto internazionali, non legati soltanto all'Italia, no? Però la maggior parte della musica italiana che andava all'epoca era comunque tutta incentrata su tematiche che io non sentivo mie, ok? Cioè, quindi qual era il punto? È che io, seppur ero nato in Italia, non mi sentivo molto legato mentalmente, sentimentalmente, culturalmente a una serie di tematiche o valori culturali tipicamente italiani, e quindi non c'era nessuna musica che mi piacesse. E, ecco, piccola parentesi, sono stato recentemente in Italia e siccome non c'ho più la macchina, cioè non c'ho più la macchina perché adesso non c'ho manco più la patente italiana perché adesso c'ho solo la patente giapponese, e mi sono dovuto muovere in taxi qualche volta perché chiaramente non c'ho la macchina, oltretutto pure se avessi non la potrei guidare. Allora, che è successo? Stavo in taxi e c'era sto ragazzo di 24 anni che faceva il tassista, quindi aveva 16 anni meno di me. E gli ho chiesto, ma a te che musica ti piace? E lui mi ha risposto Renato Zero. Ah, io mi volevo sparare in faccia, ho detto, ma non tanto perché Renato Zero fa brutta musica, no, mi stupisco che a distanza di così tanti anni possa piacere ancora una cosa che piaceva quando io ero piccolo. E quindi non so come dite, è proprio vedere che tutti questi valori culturali non so tanto cambiati, capito? Quindi la gente più o meno ancora gli piace starsi a sentire le stesse cose, mentre invece a me non mi piace molto. E quindi tornando al discorso, quando io ero piccolo non c'avevo niente in Italia che musicalmente, a parte ho detto eccezione credo di eccezione Battiato, niente che mi piacesse proprio, no? E ero costretto a cercare musica o altra roba fuori all'estero. E, e però mo oggi che siamo nel 2017 non è più così, cioè non ne c'è più necessità di fare questo, no? Noi oggi abbiamo Miku, ad esempio, che voi potete far cantare per potergli far dire quello che cazzo vi pare a voi, no? Quindi praticamente voi non siete più obbligati a starvi a sentire quello che vi propina Radio DJ, ma con tutto il rispetto de radio DJ, insomma, no? Voi adesso finalmente potete fare la musica vostra per conto vostro e potete dire quello che cazzo vi pare. Quindi se non vi sta bene quello che dice, che ne so, Ramazzotti, ma con tutto il rispetto, senza niente contro Ramazzotti, Renato Zero, insomma non c'ho niente contro, soltanto per fare un esempio, allora vaffanculo, mo la musica me la faccio per conto mio, capito? Quindi Miku, adesso che arriva in Italia, è effettivamente una divinità, no? Perché dice io finalmente vi libero da questa cazzo di schiavitù che dovete stare a sentire la musica fatta dagli altri, voi ve la fate per conto vostro e dite quello che cazzo vi pare. E beh, come minimo, insomma, cioè, cazzo, divinizzatemi, perché insomma vi libero da una schiavitù incredibile. E niente, questo qui è il concept dietro parole. Scusa, dietro Ave Mico. Quindi, come al solito, no? Tornando al discorso della sindrome da foglio bianco, no? Ave Miku non sarebbe stata possibile se non ci fosse stato parole, no? È un po' come quando parlo non so se state seguendo pure il corso di come fa musica Vocaloid, no? Però dicevo in uno dei miei video mettete un po' di note alla cazzo, perché poi intanto pure se le mettete all'inizio alla cazzo e poi le sistemate, no? Quindi quando mi sono messo, ho iniziato a fare parole, non c'avevo in testa di fare Miku, no? E ok, perché in quel momento stavo presa a fare parole, no? Però adesso che mi sto a mettere a fare Miku, no? Quella che prima era una nota alla cazzo, che magari era parole, adesso, anche se all'inizio l'ho messa alla cazzo perché era la prima cosa che in quel momento mi veniva in mente, sulla base di quella prima nota alla cazzo posso mettere la seconda nota alla cazzo che è sempre alla cazzo, però più o meno sta in un rapporto con quella dopo, no? Quindi come noi sviluppiamo musica partendo dal nulla, così la sindrome del foglio bianco te la fai passare mettendo queste tracce con la matita e anche se non so connesse in qualche modo relazionate le une con le altre. E vabbè, questo è tutto per questa lunghissima pippa mentale, ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao.